Buongiorno, settembre se n'è andato e mi ha fatto impazzire ed ora ne andiamo a parlare. In ogni caso, per chi non lo sapesse, questa è la rubrica dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Lo faccio per creare una discussione costruttiva con voi, quindi nei commenti ditemi cosa ne pensate. Nell'ultimo mese, come avete visto, sono rientrato a Londra, ho trovato il mio nuovo appartamento e ho messo in piedi diversi progetti che nel prossimo mese partiranno, quindi mi aspetto un mese ancora più impegnativo. Ma di questo, come di tutte le nuove posizioni dei mercati finanziari e nel mondo cripto, ne andiamo a parlare in questo video. Per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione di tutti i miei investimenti passati, poi andiamo a parlare dei miei investimenti nell'ultimo mese ed infine, forse la parte più interessante, andiamo a parlare di tutti i miei progetti futuri. Prima di iniziare però, come sempre, voglio ricordarvi che io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la propria esperienza in questo mondo. Quindi prima di fare qualsiasi spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Detto questo, iniziamo la veloce carrellata di aggiornamento dei miei investimenti passati. Le prime che sto per nominare sono piattaforme di peer-to-peer lending. Per non ripetere ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio una marea di link utili a video recensioni ed articoli. Poi, dopo esservi informati ed aver analizzato i possibili rischi di queste piattaforme, vi lascio anche i link per accedervi ed approfittare di qualche bonus se lo trovo. Ora partiamo con la veloce carrellata. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Qui non ho aggiunto capitale nell'ultimo mese e ho ottenuto 22,38 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Anche qui il mio capitale non è variato ed ho ottenuto nell'ultimo mese 25,15 euro di interesse. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare e qui ho guadagnato 0,92 centesimi di interesse. L'ultima piattaforma si chiama Rendimento Etico. Anche qui si fa peer-to-peer lending per l'immobiliare, solo che qui gli interessi ti vengono dati soltanto quando finisce un progetto, perciò nell'ultimo mese non ho guadagnato nulla perché non è finito nessun progetto. Tutto questo per un totale guadagno nel peer-to-peer lending nell'ultimo mese di 48,45 euro. Come avete visto, negli ultimi mesi sto prelevando abbondantemente da queste piattaforme perché voglio far incidere il peer-to-peer lending all'interno del mio portafoglio di investimenti soltanto per una percentuale non maggiore del 10%. Poi con i soldi che sto prelevando sto andando ad investire nei mercati finanziari, cosa che vedremo più avanti, e in alcuni progetti personali. Comunque, se volete vedere che rendimenti ho ottenuto con queste piattaforme nel corso del tempo, qui sotto in descrizione vi lascio il link ad una pagina del mio blog che si chiama Income Graph, dove trovate tutti i grafici e tutti i rendimenti. Partendo dalle cose più noiose e sempre parlando di vecchi investimenti, vi do un piccolo aggiornamento sui miei due conti savings con interesse. Il primo, che è anche il mio emergency fund, il mio fondo di emergenza, è su Marcus e qui ho depositato 10.000 sterline dove ho un interesse dell'1,05%. In questo momento da questo interesse sto ottenendo circa 8 sterline al mese, però da domani questo interesse verrà tagliato e diventerà 0,7%, quindi sposterò tutti questi soldi nel mio altro conto savings, che è il Vault Savings di Revolut, direttamente accessibile dall'applicazione, che ha un interesse dello 0,8%. Ovviamente sposto queste 10.000 sterline perché il conto savings di Revolut dà un interesse maggiore ed oltretutto è anche molto più semplice il suo utilizzo ed è direttamente integrato con l'applicazione. Purtroppo, unica cosa negativa di entrambi questi conti savings è che sono accessibili soltanto per residenti nel Regno Unito. Ora entriamo più nel vivo del gioco ed è arrivato il momento di parlare di azioni e mercati finanziari. Il primo portafoglio nella quale vi voglio dare un aggiornamento è il mio robo-advisor con un conto lifetime ISA su Nutmeg. Qui ho depositato 4.000 sterline più 1.000 sterline bonus ed in questo momento mi trovo in profitto di 1.100 sterline. Però questo portafoglio segue bene o male l'andamento del mercato e avendo investito a marzo, quando ci fu il grande crollo causa coronavirus, in questo momento mi trovo ampiamente in positivo. In ogni caso, da qui in avanti non mi aspetto andamenti clamorosi, questo portafoglio è fatto per seguire il mercato e continuerò a depositarci soldi. Comunque vi ricordo che di tutte le cose e prodotti che menziono potete trovare il link in descrizione. Oltretutto alcuni di questi link hanno un qualche bonus, quindi magari andateci a dare un'occhiata. Ora passiamo all'aggiornamento del mio portafoglio su Trading 212. Qui vi lascio lo screen dove potete andare a vedere gli andamenti dei vari titoli che ho in portafoglio. Berkshire
Berkshire Hathaway e Westrock. Poi ci sono diverse azioni come National Grid, Under Armour, Royal Shell, che in realtà non ho comprato io, ma sono dei bonus con l'apertura del conto. Se riesco vi lascio quel link per avere il bonus qui sotto in descrizione ed io vi ringrazio perché fate ottenere quel bonus ad entrambi. In ogni caso, oltre a tutto questo, sto continuando ad accumulare 2 ETF, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500. In questo momento entrambi sono in positivo ed il piano d'accumulo è in positivo, però io non mi preoccupo totalmente del prezzo d'ingresso in questo momento, anzi se dovesse dimezzarsi io sarei disposto ad acquistare ulteriormente, perché anche questo è un piano d'accumulo a lungo termine dove cavalcherò i mercati. Parlando di piani di accumulo, sto continuando il mio piano d'accumulo pubblico presupponendo la possibilità di investimento di una famiglia media italiana, investendo circa 400 euro al mese su 2 ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato gestito da Warren Buffett, forse il più ricco e famoso investitore di tutti i tempi. Trovate il link per andare a vedere il mio portafoglio qui sotto. Io man mano lo sto ottimizzando e sto usando il broker eToro perché permette in modo molto semplice di vedere in tempo reale il portafoglio e vi permette di copiarlo in maniera automatica selezionando la vostra propria cifra investita. Però prima che lo facciate io ci tengo a risottolineare che io non sono un consulente finanziario e soprattutto voi dovreste fare le vostre opportune considerazioni. Poi se volete informarvi trovate tantissimi contenuti a tema investimento sul mio canale, ma forse la cosa più importante è andare ad ascoltare e sentire diverse opinioni per formare una vostra propria idea. Poi una volta fatto, se volete trovate il link per andare a copiare il mio portafoglio qui sotto in descrizione. Comunque nell'ultimo mese con quel portafoglio, cavalcando il mercato, abbiamo avuto un rendimento dello 0,13% ed in questo momento mi trovo in profitto di circa $60. Ma come ogni piano d'accumulo continuerò a cavalcare il mercato a lungo termine utilizzando la strategia del dollar cost average. Comunque, rimanendo nei mercati finanziari, sto continuando a provare 2 robo-advisor, Oval e Plum. Per Oval sto usando la funzione che ti deposita X soldi settimanalmente in base ad alcune azioni che esegui durante la settimana. Mentre per Plum sto usando un misto di un deposito fisso settimanale più la cifra che preleva automaticamente l'intelligenza artificiale di Plum. Su Oval in questo momento ho investito su 2 loro fondi e mi trovo in positivo di 11 sterline, mentre su Plum, che ha molta più scelta di fondi di Oval, ha anche molti fondi Vanguard e ripetendo fondi qui ho investito su 3 fondi e sono in positivo di 3 sterline. Comunque questi sono dei test per provare le loro applicazioni, infatti come avete visto non ci sono migliaia di euro. Comunque se volete approfondire anche di questi robo-advisor di queste piattaforme trovate il link qui sotto. Ora è il momento di passare al settore cripto. Nell'ultimo mese in realtà non è cambiato molto perché il Bitcoin ha lateralizzato tra i 9.000 euro e gli 11.000 euro, quindi è stato un mese abbastanza noioso. Tra l'altro io ho finito da poco di accumulare la cifra che io ritenevo opportuna di Bitcoin. Ho acquistato con la strategia del dollar cost average, secondo me è la migliore per acquistare Bitcoin, tra l'altro ci ho fatto anche un video ed in questo momento grazie a questa strategia il mio prezzo medio d'acquisto è a 6.500 euro, quindi mi trovo in positivo dato che il Bitcoin è a 9.200 euro. Per chi si chiedesse dove compro Bitcoin ci ho fatto un video a proposito, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, anche se in realtà in questo momento sto utilizzando moltissimo la piattaforma di crypto.com, dalla quale sto acquistando diverse criptovalute per diversificare la mia esposizione in questo mercato. Di questa piattaforma tra l'altro vi lascio anche un link e codice bonus in descrizione, tramite i quali potete avere $50 bonus in pari valuta cripto CRO. Ora approfondiamo questa applicazione perché la sto usando per tantissime cose. La prima funzione che ho utilizzato di questa applicazione è Crypto Earn, che ti permette di avere degli interessi sulle criptovalute che tu ci depositi all'interno. Io in questo momento ci ho depositato 0,31 Bitcoin dove ho un interesse dell'1,5% e 6 Ethereum dove ho un interesse del 2,5%. Tramite questi guadagno di interesse circa 6 euro mensilmente che vengono direttamente pagati in Bitcoin o Ethereum. Questa funzione mi piace tantissimo perché mi permette di avere delle rendite dalle criptovalute che detengo. Potrebbe essere una valida alternativa per depositare una parte del mio holding
a lungo termine. Comunque, oltre a questo ci sono tantissime altre funzioni, come per esempio la carta, ma senza che sto qui ad annoiarvi soltanto su crypto.com, penso che nel prossimo mese ci farò un video approfondito. In ogni caso, il motivo attuale principale per il quale utilizzo questa applicazione è che ha una commissione sull'acquisto di cripto con carta dello 0%. E dato che nella loro app hanno a disposizione diverse altcoin, sto acquistando da qui con carta le criptovalute per diversificare il mio portafoglio cripto. Nuovamente vi consiglio piano piano di andarla a provare e sperimentare, perché secondo me ha tantissime potenzialità. Comunque ora in questa schermata vi faccio vedere in percentuale tutto il mio portafoglio cripto. Non mi metto a spiegare ogni cosa per volta, se no potremmo perdere un pomeriggio. Ditemi nei commenti e se volete possiamo farci un video approfondito. Comunque, se volete approfondire il mondo cripto, la prima cosa che vi consiglio di andare a fare è di approfondire l'argomento sicurezza. Quindi come acquistare al meglio le proprie criptovalute e soprattutto come custodirle e detenerle in sicurezza. Io, se volete, ci ho fatto un video, ma penso che questo sia il primo argomento da affrontare. Ora, detto tutto questo, passiamo a quella che è forse la parte più interessante: i progetti futuri. Sicuramente tra i miei piani futuri c'è quello di continuare i miei piani di accumulo e di continuare ad accumulare altre altcoin, perché come in quasi tutti i miei investimenti io entro con la strategia del dollar cost average. Quindi, come è giusto che sia, i miei portafogli non sono mai finiti, ma sono in continua evoluzione. Poi, come avete visto, oltre agli investimenti e a YouTube, negli ultimi mesi mi sto dedicando a tantissimi altri progetti. Il primo tra tutti, Risparming, che vorrei diventasse la community di riferimento per il risparmiatore in Italia. In questo momento ci sono le pagine social ed il blog dove stiamo condividendo gratuitamente tantissimi contenuti sul risparmio e la finanza personale. Ed io, se già non lo fate, vi invito a seguire la pagina Instagram ed arricchire positivamente questa community. Tra l'altro, da pochissimo abbiamo lanciato l'applicazione di Risparming, che in questo momento è un money tracker e budgeting app, ma si evolverà in futuro in tantissime altre cose. In questo momento è un'alfa, ci stiamo lavorando tantissimo ed oltretutto sempre in questo momento stiamo facendo tutto il redesign del blog. Quindi ci sono tante ambizioni che stiamo e vogliamo concretizzare con tantissimo lavoro. Mentre un progetto che è ormai alle porte e che lanceremo il 5 ottobre dopo un webinar gratuito dove abbiamo già strutturato tantissimi contenuti utili ed informativi è quello di My Accounting International, piattaforma di fiscalità internazionale dove al suo interno vogliamo farci trovare tantissimi professionisti, consulenti e commercialisti, persone utili per poter organizzare e ottimizzare al meglio un'azienda per potergli far risparmiare soldi e tempo. Siamo carichissimi perché tra poco inizierà tutto con il primo stato internazionale, che sarà la Gran Bretagna, dove per quel webinar abbiamo preparato una scaletta veramente intensa ed interessante di contenuto completamente gratuito. E se volete partecipare anche voi, qui sotto in descrizione trovate il link. Poi, come vi ho fatto vedere nel video della mia struttura aziendale, sono finalmente pronto a fare investimenti tramite l'azienda. Ora sto capendo e organizzando le ultime cose, ma dal prossimo mese probabilmente inizierò a fare anche questo. Quindi, se non volete perdervi tutto quello che sta succedendo e tantissimi altri progetti che sto portando avanti a Londra e da Londra, iscrivetevi al mio canale, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e vi è piaciuto. Come sempre, ditemi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!